Salve a tutti, sono Riccardo Albieri e nel video di oggi parleremo di una delle novità più interessanti introdotti con FileMaker 22, i webhook basati sul protocollo OData. Intanto vediamo come funzionano. Pensate a un ristorante. Il cuoco suona la campanella quando la pietanza è pronta e il cameriere va in cucina a prendere i piatti. Se però non ci fosse la campanella, il cameriere dovrebbe continuamente fare avanti e indietro tra sala e cucina chiedendo è pronto il piatto del tavolo numero 3? E chiaramente questo sistema è inefficace al massimo. Nel nostro caso, il cuoco è il server FileMaker e il cameriere è un qualunque servizio esterno. Quando si verifica un certo evento, FileMaker Server attraverso OData effettuerà una chiamata HTTP verso uno URL prefissato. Sembra poco, in realtà è tantissimo, perché abbiamo un'architettura che è legata agli eventi e non al polling. Il polling sarebbe il nostro cameriere che fa avanti e indietro, no? Di conseguenza non servirà far girare una procedura ogni X minuti per controllare che certe condizioni si siano verificate. Sarà FileMaker a rilevare i cambiamenti e a lanciare un evento ogni volta che accadono. Vediamo quali sono i requisiti. Partiamo da FileMaker Server, che deve essere aggiornato alla versione 22.0.4 o successive e deve avere OData attivato nell'admin console. Inoltre, i privilegi dell'utente che effettuerà la chiamata, quindi i privilegi in FileMaker, devono includere OData e l'accesso anche alle tabelle e ai campi che vogliamo collegati al webhook. Per effettuare i test con un minimo di comodità ci servirà anche un endpoint pronto a ricevere delle chiamate verso cui dirigeremo i nostri webhook. Ci sono diversi siti che forniscono questo tipo di servizio, tra cui webhook.site o biceptor.com, che sarà quello che utilizzeremo. Eh, Normalmente il servizio che riceve la chiamata poi dovrebbe fare qualcosa di questa chiamata. Nel nostro caso, adesso che faremo i primi test, questi servizi ci servono soltanto per testare che da FileMaker escano i dati e lo URL che andremo a indicare come destinazione riceva questi dati. Quindi questi servizi sono fatti apposta per mostrarci semplicemente quello che ricevono, non fanno altro. Però se arriva vuol dire che da lì possiamo poi pensare di mettere in piedi un flusso. Ma va bene, al lato pratico però cosa possiamo fare con questi webhook? Perché sono così interessanti? Innanzitutto partiamo dagli eventi gestiti che sono sicuramente l'aspetto più interessante, perché possiamo fare in modo che FileMaker invii un JSON a un indirizzo web ogni volta che creiamo un record in una tabella, lo modifichiamo o lo eliminiamo. O addirittura anche quando la base dati viene modificata. Questo aspetto diventa molto interessante se ad esempio non siamo gli unici a poter accedere alla base dati e vogliamo che ci venga notificato ad esempio quando un utente aggiunge un campo, cambia un campo o mette una nuova tabella, eccetera. OData agisce quindi ad un livello molto profondo, distante dall'interfaccia utente e vicinissimo al nucleo del database. Quindi non importa in quale formato noi andiamo a modificare il campo di una certa tabella e nemmeno se a farlo è un utente o uno script. Se quel record è monitorato dal webhook, ogni cambiamento verrà tracciato. Dopo aver attivato OData nel nostro server e attribuito i privilegi all'utente, possiamo creare il nostro primo webhook. Per farlo possiamo usare il terminale oppure uno strumento come Postman, che ci elargisce un po' di comfort extra. Per testare il funzionamento del nostro webhook, invece, ci serviremo di un servizio che permette appunto il testing delle chiamate. Come dicevo in precedenza, è solo un test, quindi non avverrà nessuna operazione dopo la chiamata, però intanto potremo vedere se i dati che escono da FileMaker escono correttamente e arrivano alla destinazione indicata. Come primo esempio, creeremo un webhook molto basilare che tracci ogni operazione sulla tabella task.
questa tabella task qui. I dati da inserire, allora la chiamata è una chiamata di tipo POST, il tipo di autenticazione è BASIC, quindi questi sono i dati dell'utente che abbiamo creato appositamente in FileMaker. E che ha la possibilità di utilizzare OData. Ricordiamoci che se usiamo il terminale, questa coppia di username e password va convertita in una stringa base64. Ci sono comunque tutti gli esempi sulla documentazione. Header, è sufficiente mettere content type application JSON. Volendo possiamo mettere anche degli altri header se ci servono, ma non è richiesto per il funzionamento. E poi abbiamo il body. Il body deve contenere un JSON, che tutto sommato è piuttosto semplice. I dati da inserire, oltre, va bene, abbiamo detto, è un tipo di chiamata POST. Nel body noi andremo a inserire lo URL del servizio che dovrà ricevere questa chiamata e il nome della tabella che vogliamo monitorare, in questo caso la tabella task. Dopodiché nello URL che noi andiamo a inserire all'interno della nostra chiamata, che sarà uno URL del nostro server, quindi ci sarà il percorso al nostro server con questo path in più e poi il nome del tipo di webhook che vogliamo aggiungere, sarà webhook.add. Andiamo a creare il nostro JSON. In queste due chiavi select e filter, le vedremo in seguito, sono molto interessanti, ma per ora non mettiamo niente. Appunto abbiamo la tabella task e questo è l'indirizzo del servizio di test di cui vi parlavo prima. Premiamo send e se tutto va bene otterremo una risposta come questa. Il risultato va bene, è un risultato 200 ok, quindi la richiesta è andata a buon fine e l'id del webhook che abbiamo appena creato è l'id numero 4. Sono creati con degli identificativi. A questo punto vediamo se funziona. Per testare andremo qui, creeremo un nuovo record nella tabella task e in teoria pochi secondi dopo dovremo vedere nel sito che funge da monitoraggio del servizio, quindi andremo in questa sezione qua, dovremo vedere arrivare una chiamata. Spostiamoci in FileMaker. Vediamo se funziona. Qui a breve. Eccolo qua. Abbiamo la nostra chiamata. Vedete, FileMaker ha mandato tutto. La tabella ha anche altri campi, vedete, creato il, modificato il, eccetera. Dopodiché i campi che sono stati compilati e altri campi che non sono stati compilati. Quindi il nostro procedimento funziona. Abbiamo detto che sono presenti nel body anche le chiavi select e filter. Sono dati opzionali che però sono veramente molto potenti. Vediamo un attimo di che cosa si tratta. Select ci permette di indicare quali campi devono essere inviati al webhook. Quindi, se io non voglio tracciare e inviare al webhook tutti questi campi, ma voglio inviare soltanto una parte di essi, sarà sufficiente indicare quali campi voglio tracciare, ad esempio, diciamo task ID e task description,
e alla prossima chiamata il sistema mi manderà meno dati. Se noi creiamo questo webhook, è stato creato correttamente, adesso è sufficiente modificare i dati perché il sistema funziona anche con la modifica ai record, e in questo caso, se abbiamo effettuato correttamente la nostra modifica, a breve dovremo vedere apparire un'altra chiamata, vedete, di tipo patch, perché è una modifica, non è una creazione di nuovo record, e i dati che vengono inviati sono soltanto task ID e task description. Quindi anche questo è estremamente interessante. Questo aspetto diventa particolarmente importante se teniamo conto che i webhook tracciano anche le operazioni batch, non solo quelle sui singoli record. Quindi se abbiamo una procedura che sostituisce dati in un gruppo di record, probabilmente non vogliamo riempire il nostro sistema di informazioni inutili provenienti da centinaia o addirittura da migliaia di record. Quindi questa opzione di select almeno ci consente di limitare i dati che vengono inviati a webhook al minimo indispensabile, cioè a quello che effettivamente ci è utile senza avere delle ridondanze oppure dei dati di cui effettivamente non abbiamo nessuna intenzione di servirci. A questo proposito, una piccola precisazione. Se il nostro webhook è legato a un evento che prende in considerazione tutti i record e modifichiamo un campo che non fa parte del gruppo di campi inclusi nel monitoraggio, FileMaker invierà comunque una chiamata che però non riporterà alcun dato nuovo. Questo è un comportamento atteso perché il webhook monitora gli eventi di creazione, modifica e aggiornamento, quindi come abbiamo detto prima opera a un livello più basso del filtro impostato. Perciò se noi decidiamo di far agire il webhook soltanto sui campi task ID e task description, se io modifico il campo text, non è che non succede niente perché il record è stato comunque modificato, ma il nostro webhook riceverà una chiamata di patch in questo caso, ma senza alcun dato al proprio interno. La seconda chiave, ancora più interessante, è filter, perché filter ci permette di applicare della logica condizionale al nostro webhook, quindi non soltanto agire alla fonte per ridurre al minimo i dati che vengono inviati, qui possiamo proprio applicare dei criteri, una sorta di query interna, questa ci viene dal protocollo OData. Quindi possiamo far decidere di far partire il nostro webhook soltanto quando si verifica una certa opzione. Ad esempio, possiamo decidere di tracciare i dati soltanto quando lo stato del task, per esempio, passa in done, no? Viene creato in to do e quando passa in fatto noi abbiamo il tracciamento dei dati, prima no. Ecco, per esempio, potrebbe essere una nostra regola. Quindi, se volessimo integrare i dati appena inseriti, dovremmo aggiungere una sorta di query che potrebbe essere task status, ec vuol dire uguale, praticamente nel linguaggio di querying di OData, uguale a done. Quindi praticamente in questo caso noi abbiamo una situazione in cui avverrà una registrazione nel nostro log, chiamiamolo log, questo qui, soltanto se ci sarà un record il cui stato è in stato done. Quindi facciamo una prova, qui chiudiamo, resettiamo, ecco, ok. Adesso non abbiamo niente, facciamo un nuovo record, diamo lo stato to do, confermiamo e vediamo che
al sistema non arriva niente. Cambiamo lo stato in done, confermiamo e adesso dovremmo ricevere eccola qua, la nostra patch. In questo caso ho riattivato tutti i campi, però vedete, prima lo status non era in done, era in to do e il sistema non ha fatto nulla. Nel momento in cui si è applicata la logica condizionale, quindi abbiamo un record il cui status è in done, il sistema lancia la chiamata verso lo URL che è stato indicato.